Drew McIntyre nel backstage attacca Damien Priest alle spalle e questo episodio di SmackDown si apre con Randy Orton e sono successe molte cose da quando lui è stato via. John Cena, che per anni è stato sulla cima della lista dei migliori, ora si è alleato con The Rock e Cena è uno dei suoi più grandi amici nel business, anche se in passato sono stati nemici e in quella piccola lista c'è anche Kevin Owens. Lui lo rispetta, si è fatto il mazzo in giro per il mondo per arrivare in WWE e quindi il Kevin Owens wrestler Orton lo rispetta, ma con il Kevin Owens uomo ha un bel po' di problemi. Non ha rifilato un pile driver a Cody Rhodes rischiando di mettere fine alla sua carriera perché l'American Nightmare aveva fatto squadra con Roman Reigns, ma perché era geloso del titolo che ha, e non l'ha rifilato a Sami Zayn perché quest'ultimo durante la Royal Rumble ha dato una mano a Roman Reigns per rialzarsi, ma lo ha fatto perché ha capito che Sami Zayn come star è diventato più grande del prize fighter ed erano veramente amici i due, ma ha rifilato un pile driver anche a lui e Orton non ha ancora capito il perché, forse solo perché stava cercando di aiutare un amico, anche perché Owens ha vinto tutti i titoli in WWE e addirittura ha partecipato a 2 main event di WrestleMania e in uno ha lottato contro uno dei migliori di tutti i tempi, Stone Cold Steve Austin, e dopo che i medici gli avevano consigliato di ritirarsi, lui invece ha recuperato velocemente e ad Elimination Chamber è tornato per salvare Sami Zayn dalla fine della carriera, e mentre guardava Owens sotto di sé era pronto per il punt kick e non ci è riuscito, ma gli dimostrerà di essere un calciatore migliore anche di Pat McAfee. Tiffany Stratton sfida Piper Niven dopo che lei e Chelsea Green avevano interrotto la chiacchierata tra la campionessa e il general manager di SmackDown, e la campionessa WWE Tiffany Stratton batte in un bel match davvero divertente Piper Niven grazie alla prettiest moonsault ever, ma subito dopo il match da dietro Charlotte Flair ha attaccato Tiffany Stratton chiudendola nella figure 8. Nick Aldis ci spiega cosa è successo alla categoria Tag Team, partendo dal debutto e la vittoria dei titoli da parte dei Motor City Machine Guns, all'attacco di Ciampa nel match dei campioni contro gli Street Profits, all'attacco subito da quest'ultimi nel backstage, passando per il tradimento di Johnny Gargano che ha riconsegnato i titoli ai DIY, alla soffiata falsa dei Pretty Deadly, all'interferenza degli Street Profits alla Royal Rumble, fino alla guerra di ora. E quindi Aldis ha una soluzione: settimana prossima gli Street Profits affronteranno i DIY con i titoli in palio, mentre stasera in un triple threat match si affronteranno i Pretty Deadly, i Los Garza e i Motor City Machine Guns, e il team che vincerà sarà il prossimo della lista ad avere un match titolato, e dopo un gran bel match sono stati proprio i Pretty Deadly a vincere questo match, diventando i first contender ai titoli. Io li adoro e spero veramente che a WrestleMania se li prenderanno loro i titoli. Bianca Belair è sul tetto del mondo, avendo vinto l'Elimination Chamber e avendo un posto garantito nel main event di WrestleMania, ma questo non conta quando due tue amiche lottano fra loro. Lei e Jade Cargill hanno elevato la divisione tag team femminile, mentre con Naomi erano amiche già da prima, ma poi diventando tag team partner sono diventate migliori amiche, e non crede assolutamente che sia stata Naomi a fare quello, ma vuole delle risposte e non vuole perdere tutte e due le sue amiche, ma invita Naomi per darle delle risposte, e la Glow le dice che non è come sembra e che Jade Cargill l'avrebbe prima o poi tradita, e Bianca le chiede se ha attaccato lei Jade Cargill e Naomi le dice che dovevano prendersi i titoli indietro e dovevano concentrarsi, e Bianca Belair le dice di non parlare di altro e di restare sull'argomento Jade Cargill, e Naomi le confessa che Jade l'ha sempre parlata alle spalle sfruttandola per arrivare al top, e Bianca le chiede di dire semplicemente un sì o un no, e Naomi le dice di sì e che l'ha fatto per lei e per loro. Bianca le voleva bene, ma ora è tutto finito, e mentre sta per andarsene Naomi le chiede almeno di esserle grata, chiamandola stronza, e arriva anche Jade Cargill che attacca Naomi e si prende l'ultima parola. Drew McIntyre, incazzato come una iena, ha attaccato Damien Priest perché è un codardo, avendolo schienato alle spalle, portandogli via il sogno del main event di WrestleMania, e ora il suo Revenge Tour inizierà da stasera, sconfiggendo la pecora nera della famiglia samoana. Charlotte ha attaccato Tiffany Stratton per farle capire che lei è sempre presente e deve avere paura perché la divisione femminile è stata troppo piatta senza la regina, e B-Fab le ricorda che nessuno vuole essere come lei, ma tutte vogliono crearsi la propria identità, e Charlotte la sfida in un match settimana prossima a Barcellona. Braun Strowman contro Solo Sikoa finisce squalifica dopo l'intervento di Tama Tonga, e dopo che il
mostro, ha spazzato via tutti, ecco che arriva Jacob Fatu e i due riescono finalmente a rimettersi le mani addosso, facendo partire una mega rissa che si sposta tra il pubblico e Jacob Fatu rimane vittima di una chokeslam sui tavoli del catering. LA Knight stasera si riprenderà il titolo degli Stati Uniti. Il titolo degli Stati Uniti femminile è stato messo in palio in uno street fight match tra la campionessa Chelsea Green e la sfidante Michin. La campionessa si è presentata vestita da Cactus Jack ed è stato un match bellissimo, con molti oggetti, bidoni, sedie, mazze da kendo, catene e tavoli. Michin ha fatto esplodere, se così si dice, l'estintore negli occhi di Chelsea e Piper Niven le ha dato una mano per un cost to cost con il bidone. È arrivata B-Fab a cacciare via la bodyguard e Michin, prima con la Hid Feed, ha appoggiato Chelsea sul tavolo, è andata a segno con una senton da paletto e sembrava tutto finito, ma è arrivato qualcuno incappucciato a salvare la campionessa ed era Alba Fire che la colpisce con un Canadian Destroyer sulla pila di sedie e così Chelsea Green mantiene il titolo e Alba Fire si allea con Chelsea e Piper Niven. Santos Escobar, incazzato nero, dice Los Garza che li hanno delusi di nuovo, perdendo l'ennesima opportunità, e Andrade va da Angel dicendogli che merita di meglio. L'American Nightmare Cody Rhodes non può mentire e tutti sappiamo cosa gli è successo e la colpa è di Travis Scott, The Rock e John Cena. Tutti, compreso lui, hanno sempre visto John come un idolo da seguire, l'eroe che ha sempre la maglietta con scritto Never Give Up. Ma lui stavolta però si è arreso e vuole sapere il perché, e anche se John volesse giustificarsi, stavolta non c'è alcuna giustifica e Cody, proprio in questa città, nella strada accanto, l'anno scorso è diventato il campione, finendo una storia iniziata negli anni 70 e John Cena era su quel ring a festeggiare con lui e con la sua famiglia, ma Cody, a differenza di John, veramente non si arrenderà mai e quindi WrestleMania 41 finirà nello stesso modo della 40, alzerà il titolo sulla testa di John Cena. Mentre The Miz prepara il Melo Don't Miss TV, Nick Aldis annuncia che settimana prossima a Barcellona Randy Orton tornerà all'azione affrontando Carmelo Hayes. Drew McIntyre in neanche 5 minuti batte Jimmy Uso in un match carino grazie alla Claymore e dopo il match Damien Priest si vendica dello Scottish Warrior attaccandolo. Nel main event LA Knight ha affrontato Shinsuke Nakamura con in palio il titolo degli Stati Uniti. Bellissimo match iniziato in modo lento ma che poi ha visto la megastar tentare una BFT, ma Nakamura è scappato prendendo una sedia. L'arbitro Charles Robinson è riuscito a togliergliela da mano, ma tra il marasma generale il Green Mist ha colpito proprio l'arbitro e la megastar ha chiuso Nakamura con un roll up e avrebbe vinto, ma senza l'arbitro il conteggio non è mai avvenuto. Nakamura ha quindi connesso una Scorpio Rising, ha preso di nuovo la sedia, ma è stato vittima della BFT proprio sulla sua sedia. È arrivato l'arbitro ed LA Knight ha schienato Nakamura, riconquistando il titolo degli Stati Uniti. Wow, che gran puntata ragazzi! Tantissimi promo, ma quei pochi match fatti sono stati gran bei match, soprattutto lo street fight che mi ha divertito tantissimo. Io come sempre voglio sapere la vostra nei commenti e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!